Benvenuti nel canale InfoCamper. Oggi è una bella giornata, anche se il 2 ottobre c'è veramente un bellissimo tempo, ma ci stiamo preparando per l'inverno e quindi oggi andiamo a cercare di evitare che le fastidiose infiltrazioni di aria dai nostri oblò congelino gli occupanti che si trovano dietro. Abbiamo già trattato questo argomento, abbiamo praticamente lavorato su un oblò 5070, stiamo parlando pertanto del MIDI EKI, che è in varie versioni, quello a barra e quello a manovella. In realtà abbiamo trattato quello a barra, adesso ci stiamo occupando di quello a manovella. Stiamo parlando del famoso oblò con ventilazione, il che significa senza guarnizione, che nonostante abbia la caratteristica di far passare l'aria, anzi proprio per questo abbiamo lo svantaggio di avere un ingresso dell'aria, in inverno soprattutto è fastidioso, molto fredda all'interno dell'abitacolo, dando molto fastidio alle persone che si trovano all'interno e che viaggiano con noi. Questo è evitabile in maniera molto semplice aggiungendo una guarnizione. Potete vedere l'inserimento della guarnizione dell'oblò MIDI EKI a barra, l'abbiamo già fatto, lo potete vedere qui sulla vostra destra. Prima di fare ciò però, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono e attivate la campanella, ok? Allora, il MIDI EKI, abbiamo visto che il MIDI EKI può essere fornito quindi della guarnizione aggiuntiva. La guarnizione aggiuntiva si inserisce qui all'interno del canale e ci sono diversi modi per poterla agganciare, per poterla fissare. Innanzitutto il verso è quello con le due linguette. Oh, adesso io posso? Non potrei neanche io. Vabbè, vengo. Dopo questa piccola pausa di scaricamento merci, riprendiamo l'argomento e dicevamo che la guarnizione deve essere posizionata con i lembi verso il basso. Il canale è presente sia nel caso della barra sia nel caso della manovella, come in questo caso, e va posizionata appunto i lembi verso il basso all'interno del canale con questa parte piatta che dobbiamo vedere quando l'abbiamo installata correttamente. Considerate che qui esiste questa parte in plastica, questo setto in plastica che fa parte della cupola, che va proprio al centro e va a premere, quindi la guarnizione sigilla in modo abbastanza buono dall'aria che potrebbe entrare all'interno. Esistono diversi modi per installare la guarnizione. Come vedete, in questo caso la guarnizione originale si può comprare appunto a kit, la potete tranquillamente acquistare tranquillamente voi. La guarnizione è tagliata e saldata a misura. Saldata parliamo di incollata in realtà, quindi teoricamente si potrebbe, senza fare tutto ciò che vi sto facendo vedere, tagliare la guarnizione, inserirla all'interno levando le due molle e rincollarla in questo punto. Questa è una cosa che si può fare, è la cosa più semplice. In realtà io adesso vi insegno una cosina un pochino più complessa che però evita di tagliare la guarnizione. Cosa serve per fare questo lavoro? È veramente semplice. Serve un cacciavite come questo a stella piccolo, a croce piccolo, per svitare le molle che si trovano nei due angoli posteriori, e poi serve come ausilio, sarebbe comodo, una specie di attrezzo come questo, quindi una specie di punteruolo con un 90 gradi. E perché questo? Perché la prima cosa da fare è quello di rimuovere le due aste di movimentazione della cupola dell'oblò. Queste aste sono fissate in questo meccanismo con la molla mediante un perno che da un lato ha una piattina e dall'altro ha una rondella dentellata che entra a pressione e non esce più. Per farla uscire si fa in questa maniera: si prende il nostro, diciamo che chiamiamolo punteruolo inclinato, lo si mette dall'interno verso l'esterno, eccolo qua, ed ecco qui che la rondella praticamente dentellata viene via, liberando il perno che fuoriesce dal lato destro sul destro, sinistro sul sinistro, e porta via anche il meccanismo. Ecco, in questa maniera abbiamo praticamente eliminato, che poi chiaramente lo andremo a rimontare, il perno dalla sua sede e lo mettiamo qua. Adesso abbiamo liberato quindi questa parte destra. La cosa che dobbiamo fare, adesso vi faccio tutta la parte destra, poi vi metto immagini sulla parte sinistra, vi metto dei dettagli sulla parte sinistra in modo che capite in maniera corretta. Allora, nell'angolo, in questo caso destro, c'è una molla che serve a distanziare
appunto proprio la cupola e a evitare di farla sbattere. Questa molla è fissata verso il basso ed è per questo che serve il nostro cacciavite con una vite messa trasversalmente. Noi non facciamo nient'altro che svitare la vite in questa maniera, leviamo la vite, leviamo la molla, questa parte non serve più, questi due accessori non servono più, liberano praticamente lo spazio, quindi ci danno la possibilità di inserire la guarnizione che mettiamo in questa maniera, bypassando praticamente il braccetto. Adesso ricolleghiamo il braccetto, poi faremo la stessa cosa dall'altro lato e vi farò uno zoom di quello che faremo. Allora si inserisce il perno all'interno, si inserisce lateralmente il perno nel cursore e alla fine si rimette la rondella che ne fissa la posizione. Ci spostiamo dall'altra parte, vi metto un dettaglio, vi faccio vedere come operiamo dall'altro lato. Vi faccio vedere qual è la procedura. Quindi, allora, questo è il cursore. Aspetta. Eccolo qua. Eccolo. Eccolo. Poi si leva il perno. E si rimonta il perno, si inserisce nel foro la bielletta, qui abbiamo, ok, e poi si inserisce, eccolo qua, e si preme, ok. Questa è la procedura quindi per il disassemblaggio praticamente della bielletta con la parte superiore. Adesso andiamo a smontare la vite inferiore che dà accesso alla molla. Come per l'altra parte individuiamo la vite, chiaramente la potete trovare come in questo caso un po', diciamo, ricolma di sigillante, a volte può essere un po' rigida. Ecco qui, sfiliamo la molla, eccola, sfiliamo la molla e abbiamo la possibilità, la eliminiamo e abbiamo quindi la possibilità di inserire completamente la guarnizione. Adesso facciamo chiudere l'oblò, vai Medi. Ok. Ecco qua. Adesso l'oblò è perfettamente chiuso e quindi l'aria non ha assolutamente possibilità di passare. Sicuramente i nostri occupanti non ci manderanno degli improperi perché tenderanno a morirsi di freddo, ok? Questo è l'inserimento quindi della guarnizione nell'oblò Midi Echi con manovella, quindi non con barra. Quindi se avete, preparatevi sicuramente per l'inverno, e se avete questa necessità, che avete un po' di aria dall'oblò, questa è la soluzione che potete adottare. La potete acquistare in indipendenza o da uno shop chiaramente, e potete tranquillamente fare come vi ho detto io, oppure la tagliate, la mettete senza fare tutto ciò che vi ho insegnato, la mettete un po' di colla, la inserite dentro, la incollate e sta a posto nella stessa identica maniera, ok? Quindi sono due metodi assolutamente equivalenti. Questo obiettivamente è un po' più complicato. Per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il video, come al solito mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Ci vediamo alla prossima.